Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere questa piccola sega ad immersione della Deco. Costa circa 82 euro e secondo me è fatta molto bene. Già vi ho presentato alcuni prodotti della Deco, per l'esattezza 3 avvitatori, e quelli ne avete comprati davvero tantissimi. Lo so perché metto giù il link con il mio riferimento, mi sono accorto che ne avete comprati una marea. E quello che mi dà più soddisfazione è il fatto che abbiate commentato sotto i video dicendovi soddisfatti. Lo stesso spero farete anche di questa. Io già l'ho provato per pochi progetti, abbiamo realizzato con un amico 3 piccoli progetti, una quindicina di tagli ciascuno, sinceramente è andata bene, quindi dopo averla provata mi sento di farvi vedere come si comporta. Vi lascerò sicuramente, se riesco, speriamo, un codice di sconto giù nel primo commento e nella descrizione accanto al link per poter risparmiare qualcosina. Adesso mettiamola sul bancone, vediamo com'è fatta, vi farò vedere pure un paio di tagli. Iniziamo. E allora, innanzitutto viene venduta all'interno di questa valigetta che a sua volta poi è avvolta da un cartone. All'interno troviamo degli accessori, tra cui dei dischi, uno per tagliare piastrelle e 2 altri tipi di dischi per tagliare legno e altri materiali morbidi tipo plastica eccetera. Questa è una guida laterale che adesso vedremo, e questo invece è il raccordo, il tubo per poterla collegare all'aspiratore, più una chiave a brugola di tipo Torx per poter svitare la vite e cambiare il disco. La valigetta sinceramente non è molto rigida, lo protegge, ci serve solamente a conservarla in modo ordinato. La parte posteriore per fortuna abbiamo una sorta di cerniera, quindi in teoria non dovrebbe danneggiarsi aprendola e chiudendola più volte, ma concentriamoci sull'utensile vero e proprio. Quindi questa è l'impugnatura, interamente in plastica fino ad un certo punto, con queste parti grigie in gomma che danno davvero un buon grip, ma hanno anche questi piccoli solchetti che aumentano il grip sia da questa parte che nella parte superiore. Queste sono le prese d'aria, queste invece sono i tasti per avviarla e bloccarla, adesso ve li descriverò. Tutta la parte frontale è in metallo e da questa parte troviamo anche una piccola etichetta con le caratteristiche tecniche, quindi modello DKMS 85Q2 con una potenza di 600 watt ed una velocità di rotazione di 7000 giri al minuto. Il diametro del disco è 85 mm e la capacità massima di profondità è 26 mm. Adesso guardiamo per bene anche il suo funzionamento, quindi i vari comandi. Innanzitutto per ora non c'è l'alimentazione collegata, quindi posso premere i tastini. Fate attenzione quando avvicinate le mani alla lama. Allora, questo tasto ci permette di poter sbloccare la protezione, quindi far fuoriuscire la lama ed eseguire i tagli. La lama ruoterà ovviamente in senso opposto all'avanzamento, c'è anche una freccia che ci ricorda il senso di rotazione. Questo invece è il tasto di avviamento che si può premere solo dopo aver premuto questo tasto di sicurezza. Infatti premendolo in questo modo non arretrerà, ma se io premo il tasto di sicurezza il tasto arretrerà e mi permetterà di accenderla. Dalla parte opposta troviamo la regolazione della profondità. Si svita questo pomellino, con questa freccetta ci indica la profondità, dopodiché stringiamo e a questo punto avremo la possibilità di far fuoriuscire la lama tanto quanto ci serve per eseguire i nostri tagli. Sinceramente però non ho mai badato a questa indicazione, io mi regolo sempre facendolo sporgere circa 2-3 mm in più dello spessore della tavola da tagliare. Fate attenzione tra l'altro perché stringendo questo pomellino leggermente la freccetta si muove, quindi è solo un riferimento approssimativo. Questo invece è il tasto che ci permette di svitare questa vite, che si svita in senso opposto, quindi come se dovessimo avvitare bisogna girare in senso orario, quindi una volta bloccata potremo agire su questa vite, sfilare il disco dalla parte bassa e inserire quello nuovo. Dopodiché va riavvitata la vite in senso antiorario. Questo invece è l'alloggiamento dove va collegato l'aspiratore. È piccolo sinceramente, il tubo è un po' rigido. Mi è successo un paio di volte che con i movimenti si sfili, quindi va comunque premuto e poi ci si deve assicurare durante i tagli che non si sfili. Non accade nulla, semplicemente si forma un po' di polvere. Però se avessero studiato un altro tipo di innesto l'avrei preferito. Questo invece è l'inserimento della guida laterale. Praticamente si infila da questa parte, si fa passare al di sotto di questo pomellino, si fa fuoriuscire da quest'altra parte e seguendo il bordo della tavola da tagliare ci dà una mano a eseguire i tagli più dritto possibile. Però non hanno messo una molla, quindi con le vibrazioni a volte leggermente si svita, ma è una sega ad immersione. La sega di immersione, a differenza delle normali seghe circolari, ci permette di iniziare il taglio dal centro di una tavola. Quindi se io ad esempio volessi tagliare questa tavola partendo dal centro, potrei poggiare in questo modo, premere il tastino, avviare la rotazione, dopodiché affondare la lama, per questo si chiama di immersione o ad affondamento, quindi affondo la lama nella tavola e dopodiché posso eseguire il taglio. Questo si utilizza soprattutto quando si fanno dei lavori, ad esempio immaginate un top di una cucina dove dovete incassare un piano cottura oppure un lavello, qualunque cosa, e quindi va tagliato dal centro. Con un normale seghetto alternativo dovremmo prima praticare un foro e dopodiché eseguire il taglio. Con questo possiamo affondare direttamente. E da questa parte abbiamo anche il
il riferimento di dove passerà la lama. Quindi tracciando una linea sulla tavola e facendola combaciare con il vertice di questo solco, in corrispondenza avremo la lama e il nostro taglio passerà esattamente sopra il segno eseguito. La base è metallica come tutto il resto, ci sono anche dei segni dove sono intervenuti per renderla più pianeggiante possibile, quindi si vede che c'è anche un controllo qualità dopo averle prodotte. Sinceramente finora non mi posso lamentare, non ci ho fatto tantissimo come vi ho detto poco fa, ma per quello che ci ho fatto si è comportata bene. E adesso voglio farvi vedere che la lama è perfettamente a 90 gradi con il pianetto. Purtroppo è una lama piccola, quindi non ho altri modi per farvi vedere che sia preciso, ma guardate, si vede esattamente che come tocca sulla lama tocca anche sul pianetto. Ma bando alle ciance e facciamo subito un paio di tagli. E allora iniziamo queste due prove di taglio. Ne farò una facendo immergere, quindi affondare la lama al centro di questa tavola, e poi una per intero. Vi ricordo che il massimo che può tagliare questa sega circolare ad immersione è 26 mm e questa è una tavola di MDF da 20 mm. Quindi prima vi faccio sentire pure che rumore emette quando è accesa, non è silenziosissima. Quindi l'avvio. Ok. Facciamo subito quindi la prima prova di taglio con l'immersione nella prima linea. Spero che si veda la prima lineetta tracciata su questa tavola. Metto la mano sulla parte superiore, la avvio. E come vedete sono riuscito ad eseguire un taglio in questo pezzo di legno. Adesso facciamone invece una seguendo per intero questa linea, ma voglio mettere anche l'aspirapolvere. Guardate quanta polvere si è formata, considerate che l'MDF produce tantissima polvere. E allora ragazzi, guardate che differenza con poco fa. Praticamente la sega è rimasta pulitissima. Avete visto mentre stavo eseguendo il taglio che differenza c'era tra il taglio di prima e quello di ora. Adesso guardiamo pure la qualità di questo taglio. E allora ragazzi, guardiamo subito la qualità dei tagli. Per me è eccezionale. Scusate se sono andato leggermente verso destra, questo dipende sempre da chi opera, non dalla qualità dell'utensile ovviamente. L'utensile può influire sulla precisione di taglio per quanto riguarda l'angolazione. In questo caso mi sono allargato, anche perché non so se ve ne siete accorti, ma il tubo dell'aspirapolvere praticamente strofinava sulla parte opposta da cui stavo tagliando e quindi mi ha fatto curvare leggermente l'utensile verso destra. Vabbè, cose che possono succedere. Quindi guardiamo la qualità del taglio. Guardate, questa la parte superiore, superficie perfettamente integra, non si è scheggiato. Lo stesso per quanto riguarda la parte inferiore, sia dove ho fatto il taglio ad immersione e sia dove ho fatto il taglio continuo. Come taglio per me è pulitissimo, l'ho eseguito senza battere ciglio. Vi faccio vedere solo questo taglio perché mi interessa farvi vedere più che altro la precisione. Allora ragazzi, abbiamo 90 gradi e mezzo, poco fa indicava 90 gradi e 3. Purtroppo non era azzerato correttamente e ho dovuto riazzerarlo perché mi dava una lettura falsata. Comunque anche 90 gradi e 3 per un taglio eseguito a mano libera vanno più che bene. (90 gradi e 4). 90 gradi e 3, 90 gradi e 4. Peccato che questo tipo di sega di immersione non ci permettano di eseguire i tagli anche a 45 gradi. Comunque, per quanto riguarda la precisione, la qualità, la robustezza, eccetera, secondo me è un prodotto davvero molto valido e che funziona pure molto bene. E allora ragazzi, cosa dire quindi di questa piccola sega circolare ad immersione? Ragazzi, scusatemi, ma ho aspettato perché si era acceso il compressore. Allora, cosa dire di questo prodotto? Come avete visto funziona bene, riesce a darci dei tagli molto puliti,
con una buona angolazione, 90 gradi, 90 gradi e 3. Comunque anche se fossero 90 gradi e 3 va più che bene. Io penso che un utensile di questo tipo all'interno di un laboratorio, di un hobbista, perché è un prodotto destinato agli hobbisti, possa risolvere tantissimi problemi, accelerarci i tagli e ci permette di iniziare soprattutto dal centro di una tavola. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!